Buongiorno, sta guardando Gold News sul canale GI GeoWest TV. In questo episodio scoprirà l'importo totale della domanda globale di oro nel primo trimestre del 2025, cosa ha garantito il forte aumento dell'attività di investimento e come si sono comportate le banche centrali dei paesi a questo proposito. Non dimentichi di mettere like e di iscriversi e iniziamo! La domanda globale di oro nel primo trimestre del 2025 ha raggiunto 1.206 tonnellate, il massimo dal 2016. Tra l'altro, questa cifra è cresciuta dell'1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e dietro ai numeri ci sono cambiamenti chiave nel mercato. Gli investitori sono tornati in massa agli ETF sull'oro. L'afflusso di denaro in questi fondi ha aumentato la domanda di investimento totale di oltre 2 volte rispetto al primo trimestre dell'anno precedente, a 552 tonnellate. Questa cifra è la più alta dall'inizio del 2022 ed è uno dei fattori chiave che guidano il prezzo del metallo nobile. Nonostante l'aumento dei prezzi, l'interesse per l'oro fisico non sta diminuendo. Nel primo trimestre di quest'anno sono state acquistate circa 325 tonnellate di metallo prezioso in lingotti e monete, il 15% in più rispetto alla media degli ultimi 5 anni. La Cina è stata il maggior contributore di questo indicatore. I volumi di investimento al dettaglio nel primo trimestre sono stati i secondi più grandi per il paese nell'intera storia delle osservazioni. Le banche centrali rimangono grandi acquirenti. Nei primi 3 mesi dell'anno, i regolatori hanno acquistato circa 244 tonnellate di oro. Sebbene il volume degli acquisti sia leggermente inferiore rispetto al trimestre precedente, si inserisce comunque nella tendenza stabile degli ultimi 3 anni. A proposito, le abbiamo già spiegato perché le banche centrali hanno acquistato oro in massa lo scorso anno. Se è interessato a scoprire i motivi, guardi il video seguendo il suggerimento nella parte superiore dello schermo. Il prezzo medio dell'oro nel primo trimestre ha raggiunto i $2.860 per oncia, con un aumento del 38% rispetto al valore dell'anno precedente per il periodo di riferimento. L'aumento del prezzo è stato influenzato da preoccupazioni per le tariffe commerciali già introdotte e possibili negli Stati Uniti, instabilità geopolitica, l'alta volatilità dei mercati e l'indebolimento del dollaro. La produzione di oro nel primo trimestre è stata di 856 tonnellate. L'offerta totale è aumentata dell'1% rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Tuttavia, il riciclaggio dell'oro è diminuito leggermente, sempre dell'1%. Ciò si spiega con il fatto che i consumatori stanno conservando il metallo prezioso in previsione di un prezzo dell'oro ancora più alto. Riassumiamo i risultati del primo trimestre del 2025. Gli ETF sono diventati il principale motore di crescita del prezzo del metallo nobile. Gli investitori privati continuano ad acquistare costantemente lingotti e monete. Le banche centrali si attengono alla tendenza a lungo termine di aumentare le loro riserve d'oro. Il mercato dell'oro ha risposto a questi fatti con un forte aumento dei prezzi e sembra che questo sia solo l'inizio. Ha guardato Gold News sul canale GI GeoWest TV. Non dimentichi di iscriversi e di mettere mi piace per non perdere i prossimi video. Torneremo presto con nuovi contenuti utili. Ci rivediamo!